Ah, come siamo. Bentornati in quella che è la prima diretta ufficiale anche del nostro canale YouTube, e non poteva che essere così. Con me questa sera a inaugurare un po' questa nuova playlist, questo nuovo modo di comunicare con voi, abbiamo niente po' di meno che il nostro maestro Giorgio Ciarquetti, che entra insieme a noi. Come stai, Giorgio? Io sto benissimo, volevo solo dire una cosa che mi ha affascinato. Siccome ci siamo collegati 10 minuti prima della diretta, che adesso, che però magari qualcuno la vedrà registrata, stavo ascoltando quello che il caro Gianluca Lamberti diceva e ho pensato, siccome quest'anno io ho 75 giri intorno al sole, quindi 75 anni, come cambia il linguaggio nel corso degli anni, per cui bisogna capirsi. Lui prima di iniziare ha detto: allora metti il collegamento su il mio profilo, il mio sito, su WhatsApp, di tutto, Instagram, ecco, tutte parole aliene. Fino a qualche anno fa non si capiva di che cosa stesse parlando, per cui dico, partiamo con Mosè. Mosè ha sentito una voce che ne veniva da una roba luminosa in un rovetto e ha detto: è Dio che mi parla. Noi invece non abbiamo questa pretesa, abbiamo Gianluca Lamberti, che anch'io ho avuto un padre, so che tu sei padre. Sì. Bene, mio padre aveva una pettinatura completamente diversa dalla tua. Fantastico, io voglio proprio parlare. Voglio parlare anche di mia figlia, perché mi fa sempre piacere raccontarlo, insieme a Savio, che oggi magari un po' di amici li vediamo. Facciamo entrare anche Savio per un saluto, una manina, una roba, è in incognito, quindi abbiamo anche Savio che però non vuole mostrarsi, ma so che anche tu conosci bene. Ecco, ogni volta caro amico Savio. Caro amico Savio, che forse già 12 anni fa ti seguivamo un po' nelle conferenze, insomma, Riva del Bosco, venivamo sempre quando giravi anche a Torino. E adesso io ho questa bambina. E quando mia figlia vede Savio rimane un po' estasiata. Insomma, fra di loro si capiscono, non so che cosa si dicono, però fra di loro si capiscono. Forse lo scambia per un compagno di scuola. Ci piace, e poi insomma mia figlia sta un po' crescendo, proprio è un giusto mix. Savio è rimasto giovane, quindi quando lo vedono, magari essendo alto sembra ripetente, ma è un bel compagno di scuola Savio. E a proposito, anche perché Savio, che vedremo nella puntata dei mantra con i power mantra, in realtà è proprio un mio compagno di scuola. Lui ha fatto la seconda media, ma io ero in prima, e allora l'ha voluta rifare per aspettarmi, e dalla seconda media che siamo uno di fronte all'altro. È un vero ripetente di classe. E insomma, quindi dalla seconda media, facciamo il calcolo, ci conosciamo da un po' di anni. Uno dice ripetente di classe, vuol dire sia di classe scolastica che di classe come qualità elevata. Vedete, giochi di parole, come è facile giocare con le parole.
E noi di qui partiamo. Intanto posso cominciare anche a salutare un po' di amici, perché il bello della diretta è che noi adesso facciamo una sorta di riepilogo, un viaggio. Partiamo un po' dalle puntate che abbiamo fatto, dalla puntata proprio con Giorgio Cerquetti che trovate in questo canale, dove siamo partiti dai Beatles a Star Wars, quindi i Veda, abbiamo fatto un sacco di collegamenti di cui possiamo poi tornare a parlare. Ma poi, visto che siete in diretta con noi, vi diamo anche lo spazio e quindi le persone da casa possono proprio interagire con noi, ma soprattutto con Giorgio questa sera. Guarda, io volevo un attimo fare una cosa. Quanti anni hai tu? 36. Ah, ecco, perché ogni tanto qualcuno mi ha chiesto, ma tu conosci i padri di famiglia? Ti dico, dipende chi sono, perché Lamberti qua è un padre di famiglia, no? 36 anni. Mia figlia abbiamo solo una quarantina d'anni di differenza, ma ci capiamo. No, è bello, mia figlia ha quasi 6 anni e lei a scuola gli raccontano un po' la storia di Gesù, poi viene a casa e parla di Shiva, perché io sono molto collegato a Shiva e poi ti voglio chiedere qualcosa, e poi gli piacciono un po' i mantra, se ascolta quelli di Tea, quelli di Savio, c'è un video su delle bambine che cantano un mantra che proprio lo vuole ascoltare a ripetizione, è proprio affascinata da tutto questo ambiente e quindi insomma è venuta fuori un bel mix, insomma, ci piace. Sono contento. Parliamo un pochettino insieme a te e poi parliamo con i nostri amici proprio dei mantra, così ci racconti anche un pochettino un tuo punto di vista, che so che ha indicato la strada a molti. Fra l'altro ti devo fare i complimenti perché ho seguito anche la puntata con lo sciamano e anche lì ho scoperto un mondo, anche lì la via gliel'hai indicata tu. No, ma sai cosa è successo? Che lui era un regista di Mediaset, cioè non stipendiato da Mediaset, lui faceva i video per conto un regista esterno che però si manteneva vendendo i servizi a Mediaset, e quindi aveva 42 anni, era già una bella carriera, fotografo, regista. Io quando l'ho incontrato aveva una pettinatura normale, giacca, una persona normalissima, ma avendo detto delle cose che erano completamente diverse dal suo look, io sono andato là vicino a dirgli: secondo me tu sei uno spirito libero, segui il tuo intuito. Lui fa: ma mi piacerebbe frequentarti. Ho detto: guarda, io spesso, lui era di Cervia, ci siamo incontrati a Bellaria in Romagna, Costa Romagnola. Viene a delle conferenze, tant'è che su YouTube io ho più di 600-700 video. I primi li ha fatti lui, cioè lui li ha fatti in VHS, ma non c'era YouTube ancora, poi li ho scaricati su YouTube, e la parola chiave è stata: io vedo che tu sei uno spirito libero, segui il tuo intuito naturale, ama la vita, credi in te stesso. Poi quando l'ho rivisto, ho visto, avete visto, è diventato uno sciamano, anzi invitalo perché... Molto volentieri, anche perché intanto lui saluto... ha molto il contatto con persone come te, perché anche lui ha 66 anni, 67, quindi non vogliamo far vedere che le nuove, chiamiamole così, siamo tutti contemporanei, ma le nuove generazioni esistono e sanno usare i mezzi di comunicazione, ma hanno anche il messaggio da comunicare, perché molti hanno solo i mezzi di comunicazione, ma non hanno il messaggio. Fra l'altro intanto voglio salutare Salvatore Piredda, buonasera, poi abbiamo Rosario Sileo, buonasera da Rosario, Roberto Rei, Tesla 2 Tesla, grazie per darci questi approfondimenti, Stella Merlicco, che conosco anche di persona, mi fa un sacco piacere vederla appassionata anche di questi argomenti, G-Memor, e ricollegandoci proprio allo sciamano, penso che senza conoscerci ma ci siamo incrociati in una grande manifestazione che ci manca un sacco, che è il Festival dell'Oriente, che veniva spesso a Torino. Lui c'è sempre.
Io al Festival dell'Oriente, cioè in realtà con la stessa organizzazione ho lavorato per 2 o 3 anni, perché io presentavo invece il festival irlandese, quindi occupandomi io di musica, essendo un giornalista musicale, eravamo nei padiglioni uno Sì, accanto all'altro, e io facevo la spola sempre con l'Oli Festival, l'Oli Fusion Festival, che è questo festival dove io sono anche vocalist nelle discoteche, dove scoppiano i colori, accadono qualunque cosa, quindi è bellissimo vedere le qualcosa, persone che ballano con i colori, e ho visto che lui spesso è stato a Torino, che è una bellissima piazza, e no, fa ma degli spettacoli lui va bellissimi. sempre, lui è ospite fisso del Festival dell'Oriente quando ricomincerà. Però volevo rispondere alla tua domanda sui mantra, partendo dai bambini. Allora, dal momento della nascita, i bambini e le bambine, no? Usano molto le vocali. Poi quando vanno nell'asilo più avanzato o la prima elementare, imparano a usare anche le consonanti, nel senso che il bambino, quando non conosce la lingua dei genitori, a seconda di come dice oh, ah, i, si fa capire con 5 suoni le vocali, a seconda di come le pronuncia, così, no? I mantra sono delle vibrazioni sonore chiamate sacre in India, perché mantra vuol dire manatra vuol dire liberazione mana della mente. Siccome la mente è segnalata qua, qui c'è il terzo occhio, l'occhio di Shiva, in India fanno o 3 strisce così o 2 per così, insomma, segnalano come una specie di semaforo, ti dico guarda qua, però i mantra devono partire dal quinto vortice, il quinto chakra, quindi salgono e portano ispirazione, attenzione, energia sonora, vibrazione qua, perché se qua si risveglia, ci sono 2 ghiandole, la pineale e la pituitaria, che producono liberamente delle microsostanze più piccole delle cellule, chiamate molecole, che entrando in un modo che ancora non è chiaro alla scienza occidentale, in tutte le cellule, le rinforzano, le potenziano, le fanno diventare straordinarie, per cui questo chiamato l'occhio di Shiva produce la capacità di vedere oltre il velo sensoriale. I bambini, usando i suoni, soprattutto le vocali, hanno delle capacità di suono, di armonizzazione, di creare delle vibrazioni che li portano in quello che è chiamato una coscienza superiore, la chiamano alterata, ma superiore, o trance, cioè uno stato che non è né fisico né visibile, stati multidimensionali, no? Poi al bambino va a scuola, gli dicono non ridere, non parlare, non ti girare, in pratica faceva prima di non vivere. E soprattutto adesso non abbracciare i tuoi compagni, che è una roba terribile. No, ma non andare neanche a scuola, fai tutto didattica a distanza, no? Non andare a scuola, diventa un robot, mettiti un microchip qua che ti coordiniamo noi. Questo momento storico è molto interessante perché per quello che io ricordo negli anni 60-70 non è che tutti fossero figli dei fiori, yogi, andavano in India, però c'era un grande movimento spirituale per cercare di conoscere se stessi, risvegliare la propria identità spirituale. Poi qualcuno vede film tipo Woodstock o qualche video, ma oggi la cosa bella è che i nuovi figli dei fiori sei tu che hai questa maglietta bellissima, che sei in grado di trasmettere
hai una figlia che va a scuola, che conosce me. Quindi oggi il vero flower power, la vera rivoluzione gentile o la vera estate dell'amore, se vogliamo chiamarla, o pace, amore e meditazione, è usare in modo spirituale internet. E io fra l'altro adesso poi daremo parola anche alle domande che ci fanno da casa, ma vorrei che proprio in ambito scolastico, proprio sul discorso delle occupazioni, in quello che è accaduto a Milano, vorrei che tu ci raccontassi la tua esperienza anche per far capire un po' con chi siamo in diretta oggi e per far capire anche come il mondo è stato influenzato da Giorgio Cerquetti. Beh no, non c'è stata proprio un'influenza, c'è stata che la pazienza ha avuto un limite, per cui mentre adesso accusano molti anche a 30 anni che non vogliono andare via di casa, negli anni 60 molti andavano via di casa quando erano minorenni. Io andavo a scuola in un liceo a Milano, il liceo Parini, che fu occupato da minorenni. Ma di che cosa erano stufi questi minorenni? Di un programma 1968, però già nel 66-67 si sentiva la voglia di cambiamento, non volevano essere trasformati, si chiamava massificazione, l'uomo ha una dimensione, non volevano diventare cittadini di una società che non riconosce la creatività, l'arte di vivere, l'arte di amare e soprattutto non riconoscere la libera espressione delle proprie emozioni. Adesso cosa sta succedendo? Che con la scusa del coronavirus, c'è il virus, certo, quindi che io e altri amici manteniamo da 16 anni un lebrosario, manteniamo economicamente un lebrosario a Rishikesh, posto chiamato la capitale dello yoga, un lebrosario creato da Swami Shivananda intorno al 1930 del secolo scorso. I malati di lebbra tra Brasile, Indonesia e India sono 200.000 l'anno, no? Ma non ne parla nessuno perché gli ultimi casi che erano in Sardegna, già quando c'erano non ne parlavano, pare che la lebbra non ci sia più in Italia, non da millenni, da qualche decennio. Adesso c'è questo virus. Ok, ma qualcuno politicamente vuole usare il virus come hanno usato le Torri Gemelle, come hanno usato l'AIDS, come hanno usato gli attentati sui treni, come hanno usato la droga, come hanno usato tante cose, per spaventare le persone. Per cui c'è l'effetto contagio, dove ti prendi il virus da qualcuno, e c'è l'effetto stress. Per cui ci sono molte persone che magari non prendono il virus o l'hanno preso e auguriamo a tutti pronta guarigione, ma c'è l'effetto stress, per cui l'incapacità di vivere seguendo il proprio intuito naturale. Per cui che cosa succederà? Che durerà un anno, due, non lo so quanto dura, ma sicuramente noi abbiamo visto che la generazione del flower power, l'estate dell'amore, è venuta fuori quando negli Stati Uniti migliaia, centinaia di migliaia di giovani venivano obbligati ad andare a combattere nel Vietnam, Laos, Cambogia. Io, siccome ho vissuto 9 anni negli Stati Uniti negli anni 90, ho visto i veterani, quella parola strana, della guerra del Vietnam, e mi dicevano, noi eravamo figli dei fiori proprio, e ci hanno trasformati in persone brutali. E uno mi ha detto proprio, noi siamo entrati in un villaggio pensando che fossero tutti Viet Cong, abbiamo ammazzato tutti. Allora gli ho detto, adesso cosa fai per curarti?
meditazione. Non sopporto più neanche di mangiare animali morti, cioè si stava ricoverando, questo mi è successo 30 anni fa in America, tra dei veterani, perché mi avevano trasformato in una persona brutale, attenzione, no? Quindi lo stress va curato con la sensibilità, con l'amore, con i mantra, con un'alimentazione non violenta, con la comunicazione tipo questo programma e creando informazioni positive, divulgando informazioni positive. Tu pensa che io tra il 1966 e il 1974 ho collaborato a Milano a molte pubblicazioni chiamate alternative, Mondo Beat, Renudo, Get Ready, Home, Cerchio Mario, però erano piccole pubblicazioni, 3.000, 4.000 copie distribuite così, no? Immagina invece adesso questa trasmissione, quante migliaia di persone la vedranno nel corso del tempo, perché c'è la diretta, poi c'è la registrata. Quindi noi, invece di lamentarci, dobbiamo diventare dei centri di amore e buona energia, dobbiamo diventare fari nella notte, cioè dobbiamo irradiare positività. Bene. Abbiamo anche la trasmissione televisiva, ma la trasmissione televisiva non consente di dare spazio ai nostri amici su YouTube come stiamo per fare, perché voglio sicuramente salutare Marco Enrico De Graia, che è un grande amico che vedete spesso nel nostro canale e tornerà presto. Poi Andrea, Lucia, buonasera, buonasera. Salvatore fa una premessa, dice: scusate, la domanda può essere fuori luogo, ma in realtà ci potrebbe stare un collegamento con quello che state dicendo, e ci chiede, quindi chiede a te Giorgio, cosa pensi della divulgazione dei video degli UFO ripresi dalla Marina statunitense, quindi si apre un mondo. Guarda, in Israele un generale, quindi controllato da Mossad, servizi segreti, che per 30 anni ha coordinato tutte le operazioni spaziali americane e israeliane, insomma uno che sa, all'età di 87 anni ha detto queste parole: se l'avessi detto 5 anni fa mi avrebbero ricoverato. Adesso a 87 anni posso dire che io ho le informazioni che molte civiltà aliene hanno visitato questo pianeta e alcune sono entrate in contatto sia col governo di Israele che col governo americano, però per evitare l'isteria di massa non vogliono apparire pubblicamente. Però ci sono state molte persone che io ho incontrato personalmente che, entrati in contatti con queste civiltà aliene, hanno detto che loro preferiscono sorvolare proprio, no? Farsi vedere, ma non atterrare, perché c'è una differenza troppo grande. Cioè io prima ho detto che tu hai 37 anni, io 75, ma se qua arriva uno e dice io ho 2000 anni, 5000 anni, 3000 anni fa sono atterrato e mi hanno scambiato per Dio, quindi non me la sento di non ingannare, di essere frainteso, solo perché ha dei poteri superiori, no? Quindi stanno facendo passare, prima attraverso Hollywood, poi attraverso foto ufficiali rilasciate dalla NASA, da altri governi, l'idea che qualcuno sorvola ogni tanto a terra, ma non vede che l'umanità è pronta per un contatto pubblico, anche perché i primi che vacillerebbero non sono i capi politici, ma i capi religiosi. E qui si apre un mondo, ma soprattutto riguardo ad altre civiltà, potrebbe essere collegata. Intanto salutiamo anche Luca, che ci chiede cosa ne pensiamo nella città di Akakor, che se non mi sbaglio risale ad antiche civiltà, un po' in stile Mohenjo-Daro, quindi qualcosa di antidiluviane, cosiddette prediluviane, civiltà antiche dove probabilmente antichi astronauti o qualcuno venuto dall'alto portava le tecnologie e le conoscenze.
Allora mi pare che la pronuncia esatta sia Acracor. È un luogo dell'Amazzonia dove ci sono delle caverne, cioè delle entrature, degli ingressi che portano in città sotterranee. Anche perché molte di queste civiltà chiamate umanoidi perché hanno una forma, la testa, due braccia, due gambe e camminano, si dice, nella stazione retta come noi, non reggono molto l'energia solare. Non è che non la reggono, a lungo andare preferiscono vivere in città sotterranee, no? Faccio un esempio, qui se vedete ho delle macchie bianche, perché io sin da bambino non ho usato protezione solare. Quindi essendo di razza bianca, dopo 30, 40, 50 anni, dove poi passavo gli inverni in India, quindi sole, la pelle tende melanoma, ho dovuto fare delle operazioni, cancro della pelle, no? E è molto diffuso il cancro della pelle in Nuova Zelanda e Australia perché sono andati dalla Scozia, dal Galles, dall'Inghilterra, abituati a un clima dove il sole c'è ma non si vede, andare giù dove c'è il sole in continuazione. Quindi la razza tendenzialmente chiamata nordica, la pelle bianca, io non sono un nordico, però già mi sono preso anch'io il melanoma, però la razza bianca alta, gli occhi chiari, quindi popolazioni del nord Europa, Finlandia, gli scandinavi, non reggono molto i raggi del sole. E il colonnello Byrd entrò in contatto con una di queste civiltà che vivono in città sottoterra e sono arrivate su questo pianeta con delle astronavi che entrano quindi in questi buchi e descrive questi esseri. Allora, l'ammiraglio Byrd era quello che si dice nel gergo un pezzo grosso dell'esercito americano, ammiraglio. Loro gli danno un messaggio dicendo di ai tuoi, cioè in pratica vai al Pentagono, eccolo là, l'ammiraglio, a dire di farla finita con le esplosioni atomiche sotterranee. Nel senso che c'è stato un periodo dopo la guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, allora 2 bombe atomiche le hanno schiacciate il governo americano su 2 città civili, Hiroshima e Nagasaki, ma pensate che dal 1945 fino a poco tempo fa sono state fatte esplodere più di 1000 bombe atomiche che hanno un difetto, che producono radiazioni. Poi c'è stata anche Chernobyl, Fukushima, ma proprio bombe atomiche, e le mettevano sottoterra a 300, 400, 500 metri, c'erano esplodere e creavano dei terremoti. Allora questa razza nordica, questi alieni nordici, dissero all'ammiraglio Byrd vai al Pentagono e con questo messaggio fatela finita, e pare che hanno smesso con le esplosioni atomiche sotterranee. Hanno smesso. Però anche cosa gli hanno detto? Interessante, gli hanno detto al Pentagono non parlare, e invece indovinate chi ha parlato? La nipote. E di questo abbiamo parlato anche nella puntata sull'Antartide, a cui vi facciamo un rimando, ma Marco Enrico De Graia, Giorgio, ti fa una domanda, e qui confesso che io non ne ho mai sentito parlare, ma te la voglio girare. Volevo chiedere se Giorgio conosce il tempio di Jagannath, dove la tradizione afferma che sia custodito il cuore niente meno che di Krishna. Allora, se guardate i video di Praveen Mohan, si scrive Praveen M-O-H-A-N, Mohan. Questo indiano molto simpatico, cicciottello, simpatico, questo qui sta girando tutti i templi dell'India per dimostrare che molti templi antichissimi hanno dei messaggi di civiltà aliene, sono stati costruiti dai Deva, esseri di luce,
ed è, guarda, però è solo in inglese, quindi bisogna imparare l'inglese. Lui sostiene questa teoria che dentro il tempio di Jagannath, Jagannath vuol dire il signore di di tutto ciò, eccolo qua, di tutto ciò che è in movimento, c'è un oggetto chiamato il cuore di Krishna che emette delle radiazioni, per cui ogni tot anni spengono tutte le luci, delle persone con le mani fasciate, tutti bendati, prendono questo oggetto da una divinità di legno e la mettono in un altro, no? Prove non ne ho, però la prova è che se guardate Pravin Mohan fa vedere che per costruire alcuni templi in India nei secoli o nei millenni passati ci voleva assolutamente una tecnologia aliena. Poi, studiando lui le lingue locali, il Tamil, il sanscrito, ha scoperto che molte iscrizioni parlano di questi esseri e di questa tecnologia. E lui sta ancora facendo queste ricerche, quindi è molto accettabile. Per esempio, nella storia di Krishna, a un certo punto da Mathura a Vrindavana va in una città che era una isola attaccata alla terra nel Gujarat, che quindi sarebbe l'India, Nord India occidentale, il versante verso l'Arabia Saudita, il Golfo Persico. A un certo punto viene attaccata questa città dalle astronavi. Siccome mi pare di aver sentito la parola Shiva, io sono molto collegato a Shiva. Ecco, allora Shiva è chiamato a tanti nomi Tripurari, che vuol dire colui che ha distrutto le 3 città volanti. Quindi a quel tempo c'erano delle astronavi grandi chilometri con dentro un'atmosfera ricreata dove vivevano delle città con 200-300 mila persone. Siccome non tutte erano positive, alcune erano dei deva, altri da quelli chiamati asura, demoni, Shiva ne ha distrutte 3 e quindi si è preso il soprannome di Tripurari. Pura vuol dire città e quindi Tripura 3 città, quindi Shiva è il distruttore delle 3 città dei demoni, perché noi viviamo in un pianeta mediano dove possiamo vivere o in modo demoniaco o in modo divino o a metà, in modo confuso. Dipende tutto da quello che pensi, dalle emozioni, dalle parole, dal cibo e dalle azioni. Purificando pensieri, emozioni, parole, cibo e azioni, il livello di coscienza sale, per quello che l'alimentazione, i mantra, la compagnia, le informazioni stimolano il risveglio della nostra vera identità. Una delle cose, secondo me, peggiore è che molte persone che parlano di spiritualità, ho visto dei libri, dicono a chi legge il libro: devi risvegliare il tuo sé. Sì, devi risvegliare che tu sei uno spirito eterno. Addirittura in un libro ho visto sé con la S minuscola, un accentino, dove sé assomiglia anche al sé tipo dubitativo, no? Perché c'è la paura a dire: risveglia il tuo vero io, sei uno spirito eterno, mai nato, mai morto, ma momentaneamente osservatore, animatore di un corpo temporaneo che noi chiamiamo corpo umano, corpo terrestre, corpo di origine italiana, corpo torinese, corpo italiano, corpo. Io su questo ti volevo proprio fare una domanda, perché per esempio per quanto mi riguarda, io ero un ragazzino, a un certo punto a 11 anni mi viene regalato un cane
io non so come mi è venuto, l'ho voluto a tutti i costi chiamare Shiva, quindi per me risuonava questo nome, adesso poi non so come mai, ma da quel momento poi ho praticato la Muay Thai, piuttosto che anche con dei vari mantra, mi sento molto legato a quella figura, che però necessita di chiarimento, anche perché Marina ci scrive, ma non è che Shiva sia migliore di Vishnu? Quindi facciamo un po' una panoramica su Shiva, Vishnu, e ci racconti qualcosa, magari anche Krishna che abbiamo citato prima. Allora, Vishnu è considerata stiamo parlando di esseri superiori, quindi è la divinità che mantiene. Shiva può essere, perché tradurre non è facile, però colui che è vivo, Shiva. Infatti Shava, colui che è morto. Per cui la posizione di yoga, ad esempio, dove uno si sdraia per terra rilassato, si chiama la posizione asana del morto, shavasana, come quando uno galleggia al mare e fa il morto, ma non è morto, è una posizione. Sono esseri superiori. Nella cultura spirituale indiana non c'è un dio monoteistico. La cosa affascinante è di come quella cultura ha influenzato quella dove siamo nati, per cui il cattolicesimo, ad esempio, è sia monoteista, ma poi dice che Dio è uno e trino. Quindi Dio è sia monoteista che politeista, Padre, Figlio e Spirito Santo. No? Anche poi, da qualche tempo, hanno recuperato la figura femminile della Madonna e la Madonna ha un grande successo e delle figure femminili che appaiono in modo celestiale proprio, no? Luminose, azzurrine, queste figure che appaiono, vengono chiamate la Madonna, la Madre di Dio. Ma fino a qualche secolo fa nessuno parlava della Madonna. Il culto, la presenza della Madonna ha un paio di secoli, non di più. Prima era sempre Dio, Padre, Gesù, Spirito Santo. Ecco, dello Spirito Santo poi non parla quasi mai nessuno. Nella cultura protestante i cristiani hanno sempre Gesù. Gesù ti ama, Gesù ti ama, Gesù ti ama, la Madonna non appare. Invece la cultura cattolica è molto dominante la figura della grande madre, della madre di Dio, che praticamente, se uno va ad analizzare, la madre di Dio è una creatura di Dio, cioè la creatura di Dio, che quindi è figlia del Padre Eterno, poi diventa la madre di Dio. È interessante, però proprio come anche come ci racconta Biglino, di cui adesso poi ti farò una domanda, c'è un'interpretazione secondo cui poi, per esempio, Shiva, mi pare che fino a poco tempo fa si potesse proprio incontrare sul monte Kailash, quindi un po' proprio come Biglino dice, coloro che sono narrati nella Bibbia in realtà li vedevano e ci parlavano. C'è anche questa teoria secondo cui nei Veda, e quindi i vari Krishna o Shiva, siano esistiti e siano semplicemente delle civiltà scese dall'alto. Sì, allora Krishna dice ad Arjuna, se tu hai la mente fissa su di me, all'istante della morte tornerai nella mia dimora. No. Gesù dice: il mio regno non è di questo mondo, il mio Padre celeste, Dio, vive nel più alto dei cieli. Non è che dice ovunque, Padre nostro che sei nei cieli. Infatti molti volevano cambiare da Padre nostro che sei nei cieli a Padre nostro che sei ovunque, perché o è ovunque o è solo nei cieli. Una contraddizione che feci notare a un teologo è che se Dio è ovunque non ci può essere un luogo senza Dio. Ma siccome l'inferno, che è molto abitato secondo alcuni, è il luogo dove Dio non c'è,
è una contraddizione. Su Shiva volevo dire una cosa, che Shiva è stato interpretato male, perché è la divinità della trasformazione. Infatti è chiamato Yogeshvara, colui che ha il pieno controllo dello yoga. Yoga vuol dire corpo, mente e spirito in armonia, in unione armonica, quindi lo yoga è olistico per sua natura, holos, no? Non separa mai corpo, mente e spirito. Siccome per molti la trasformazione è distruzione, lo chiamano la divinità della distruzione. Per cui è come se io prendo un blocco di ghiaccio, lo metto al sole e uno dice che il sole ha distrutto il ghiaccio. No, il sole ha trasformato il ghiaccio in acqua. E se insistiamo a tenere l'acqua al sole, il sole la fa sparire e l'acqua evapora. Poi va in cielo e poi ricade la pioggia. Ecco, provate come test a dire, vedendo una nuvola, a qualche amico: guarda l'acqua, e quello fa: ma non la vedo. La nuvola è acqua. Poi quando cambia la temperatura diventa da vapore acqueo, diventa acqua liquida, uno si bagna pure. Quindi Shiva va recuperato come Yogeshvara, il maestro dello yoga. Il famoso nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Esatto, ma chi l'aveva capito? Aveva capito che come i bambini giocano con Lego, no? Fanno le casette, fanno le macchinine, così giocando con gli atomi, che possono essere sia onda che particella, crei tutta la varietà infinita, no? Penso che l'altro giorno ho letto un articolo che diceva che le galassie non sono miliardi, ma trilioni. Trilioni, cioè migliaia, migliaia, migliaia di miliardi. Poi dice, dentro ogni galassia ci sono miliardi di sistemi planetari. Ma questo è credere che la vita è solo basata su forze gravitazionali, per cui uno cerca un altro pianeta abitato perché pensa solo a corpi regolati dalla forza di gravità di attrazione, perché le masse interagiscono. Esistono anche dimensioni in cui si può vivere, ovviamente con corpi, per usare questa parola, adatti. Quindi con un corpo astrale, come in sogno, vivi una dimensione astrale. Con un corpo fisico vivi sul piano fisico, no? Sembra i sogni, pare che molti sogni di libertà li fanno i detenuti. Perché? Perché fisicamente sono in galera e mentalmente sognano la libertà. Per cui chi ha fatto delle ricerche ha scoperto che i poveri sognano, quando dormono, di essere ricchi, e molti ricchi non vogliono andare a dormire perché hanno paura di sognare di essere poveri. Allora hanno bisogno di alcol, droghe, vita notturna. In realtà la vita notturna va dal tramonto all'alba. Siamo tutti esseri viventi che hanno una vita notturna quotidiana. Anzi, divertiti, dove poi quando incontri qualcuno la mattina fa: com'è andata la vita notturna? Ti voglio proporre una domanda che ci scrive Valeria, che è molto pratica, perché so che poi tu su questo sei molto bravo a fare chiarezza. Come si può coinvolgere una persona cara nel percorso di consapevolezza se si rifiuta qualunque tipo di approccio e rimane fortemente razionale? E quindi insomma mi spiace per lui, ma rappresenta un forte freno per me, quindi alle volte si sceglie di fare un percorso con qualcuno anche di vita e poi a un certo punto si va su due velocità diverse, anche su cose molto importanti come... Io ho incontrato scettici, atei, miscredenti, persone fortemente razionali non l'ho mai incontrate. Perché se uno è veramente fortemente razionale, ragiona
E quindi dice, insomma, sai chi era uno fortemente razionale? Socrate. Perché io non so niente. Poi ha detto, no, io so una cosa, io so di non sapere. E quindi ha ragionato. O ha ragionato ad Atene, dove non c'erano i mass media, e gli hanno detto tu Socrate, e hanno detto o ti ammazziamo noi o bevi questa bevanda chiamata cicuta, e lui l'ha bevuta ed è morto, cioè l'hanno suicidato, perché lui era fortemente razionale, ha detto se io voglio essere sincero, so niente, non so né perché sono nato, né perché sono qui, né cosa c'è dopo la morte. Quindi i giovani nella Agorà, nella piazza centrale di Atene, andavano là e dicevano, ma sai che neanche io so? Siccome il numero di quelli che dicevano di non sapere stava aumentando, i capi l'hanno suicidato. Ma è interessante perché c'è allora, no, per concludere, sì. diventa tu, Valeria, fortemente razionale ed evita di perdere tempo. Io consiglio questa affermazione positiva: chi non mi capisce non mi merita. Insomma, è bello forte come consiglio, ma io mi sono fatto un film e poi Valeria ci dirà, perché mi scrive, mi devo quasi nascondere perché altrimenti discussioni interminabili, quindi mi sono fatto un po' un film che vivono nella stessa casa, magari sono anche una coppia, ma lui è proprio contrario al fatto che magari lei si deve nascondere su YouTube per informarsi di queste tematiche, e quindi poi c'è un elemento comune nei cosiddetti hater, o in chi proprio non vuole proprio sentir parlare di un certo argomento. Spesso sono le persone che sono anche molto legate a quell'argomento, perché il famoso scettico, no? Il cecchipaone che va in televisione, il CICAP, ecco. Io consiglio senza lo humor. Una volta una mi ha detto che c'era uno sovrappeso che la trattava male, no? Cioè, appena parlava questo gli dava addosso, no? E allora gli ho detto, vai da questo qua e digli, tu sei un falso magro. Probabilmente lui ti dirà, io non sono magro. Allora tu dici, allora sei solo falso. Il senso dello humor è molto importante, perché la sdrammatizzazione, no? Altrimenti uno vuole insistere sempre con le persone sbagliate, che ti fanno perdere, oltre alla pazienza, il tempo ed energia. È come cercare di aprire la porta di casa con la chiave sbagliata. Spacchi la chiave nella serratura e non entri. Quindi fra l'altro bisogna avere molta gentilezza e formalità e capire chi non mi capisce non mi merita. Il presente che stiamo vivendo su questo devo dire che ha proprio fatto un segno netto, perché sulle vicende attuali basta entrare un po' sui social network, anche persone, cioè si scoprono le persone anche un po' per quello che magari sono sempre state, oppure che le si vede sotto un'altra luce. Vedo persone che litigano, che magari erano sempre andate d'accordo, fino a quando poi non è venuta fuori proprio una grande differenza, forse sull'interpretazione del presente che stiamo vivendo, no? Le posizioni proprio su questo periodo storico. Ma guarda, adesso hanno creato questa parola inglese, americana, fake news. Sembra che le fake news siano un prodotto del presente. Ma quando hanno benedetto alcuni re per volontà di Dio, non è una fake news. Come fa a sapere che Dio ha benedetto quel re? Eppure hanno coinvolto migliaia di persone, e poi chiaramente chi non era d'accordo andava a finire male. La cosa buona oggi è che tu puoi dare sia news che fake news a seconda di chi le riceve e di chi le dà. Adesso che cosa sta succedendo? Che questi grandi network che dicono tu puoi scrivere quello che vuoi,
si stanno spaventando e cominciano a dire no, la notizia no, allora ti togliamo la parola, tu non puoi parlare, tu sei tu. Ma questo è l'inizio della fine, perché quando Bob Marley, che non era un grande illuminato, però ce l'aveva capito Bob Marley, possiamo capirlo anche noi, e diceva il caro Bob: puoi imbrogliare molta gente per molto tempo, ma non tutta la gente per tutto il tempo. Bene, tra l'altro Valerio ci dice che era suo marito la persona che io avevo un po' intuito la situazione, quindi è più complesso quando marito e moglie hanno queste incongruenze. E poi Niall invece ci propone una domanda che ti voglio fare un po' brevemente, perché in una scorsa puntata con Malanga lui ha proprio raccontato di queste due fazioni, lui ha identificato come Shiva e Vishnu, che forse sono anche molto di ispirazione per chi in questo momento è ai vertici del potere mondiale, quindi si vede un po' che il potere nel mondo è proprio in pieno dualismo, e lui racconta come magari nel Deep State, piuttosto che Biden, piuttosto che Trump, chi si ispira a qualcuno, chi si fa guidare da qualcun altro, qualche rito strano, qualche interesse strano per le antichità, per i Sumeri, per riti un po' strani, ecco. E quindi Niall ci chiede un tuo parere su questo, forse un chiarimento generale. Ma io vedo che in molti governi del mondo, sia chi governa sia chi è all'opposizione hanno un punto in comune: i vantaggi. Sui vantaggi non si discute. Allora, quanto viene a costare un capo di Stato? Com'è possibile che in Europa ci sono dei governi che mantengono con i soldi delle tasse delle famiglie reali? Cioè ci sono delle persone che come lavoro fanno il membro della famiglia, adesso un membro magari viene messo sessuale, fanno uno della famiglia reale. Ma reale, ogni famiglia è reale, se per reale si intende esistente, ogni famiglia è reale, non è immaginaria. Eppure ci sono ancora in Europa le famiglie reali, che non hanno nessuna intenzione di dare le dimissioni e vivono nella ricchezza e nel lusso. I politici invece che vengono eletti sono reali per un po'. Cioè, re per 4 anni, allora gli dispiace che arriva un altro, no? Ma non c'entra niente, né Shiva, Vishnu sono esseri che vanno oltre l'immaginazione umana, che vivono milioni di anni, che vivono in dimensioni, raramente appaiono in questo piccolo pianeta alla periferia della galassia. Guardiamo in faccia le cose come stanno. Tutti quelli che sono o al governo o all'opposizione, chi all'opposizione vuole andare al governo, ma come vivono? Vivono nei privilegi, nei vantaggi. E perché vivono nei privilegi e nei vantaggi? Perché chi è al governo dice io sono dalla parte del popolo, ma non mangi come il popolo, non vivi come il popolo, hai molti vantaggi. Molti, secondo me troppi. E quindi quanto costa mantenere un'intera classe politica? Tanto, tanto. Ma io non sono anarchico, non sono anarchico. Io dico che essere un politico dovrebbe essere un lavoro amministrativo che va retribuito secondo i parametri amministrativi. Non è che di colpo quello c'ha l'aereo personale, la scorta, c'ha tutti i privilegi,
assicurazioni sanitarie, vitalizi, questo è il punto. Ma sai quanti sono partiti con l'idea, io mi ricordo anche radicali, cioè, adesso noi andiamo là e capovolgiamo tutto. Poi vanno là e scoprono che mangiare costa poco, il barbiere costa poco, i viaggi non costano, i privilegi ci sono. Allora, meglio che ognuno impari a governare se stesso. E può anche votare, ma bisogna andare verso un lavoro simile agli altri. Uno che dirige una scuola è come un preside, è come un sindaco, però vai a vedere gli stipendi. Uno che è un consigliere regionale è come uno che coordina dei condomini, dei villaggi, solo che ha più persone. Però sai che cosa hanno detto già nell'antichità quelli che capivano quella che oggi si chiama sociologia o geopolitica? Che chi sa gestire 100 persone ne sa gestire anche 100.000, perché tanto la logica è la stessa, è la ridistribuzione, la condivisione, fare in modo che tutti stiano bene. Bene, io fra l'altro, visto che siamo quasi in chiusura, per non dire in chiusura, vi ricordo che ogni martedì alle 12, ogni venerdì alle 18 esce un nuovo video e tratteremo, perché poi sono discorsi lunghi, anche con Bellucci, il discorso dei Veda e dell'India, tratteremo con Nicola Bizzi, il disordine mondiale che mi hanno qua proposto. Di tanto in tanto ovviamente faremo anche queste dirette con Giorgio dove raccontiamo un po' molto, ma voglio rispondere, anzi far rispondere a Giorgio, per avvicinarsi, Andrea ce lo scrive, per avvicinarsi e conoscere meglio il mito indiano, che testi tradizionali mi consigliate di leggere? Mi interessava soprattutto sapere di più su Vishnu e Shiva, e quindi ci colleghiamo proprio anche al sito di Giorgio, che così abbiamo anche modo di raccontare questa grande possibilità che dai. Allora, se tu vai su www.cerquetti, che è il nome della famiglia dove sono nato, cerquetti.org, Eccolo qua. trovate 6 libri gratuiti, li puoi scaricare e lì ci sono molte informazioni utili. Questi 6 libri sono gratuiti, quindi è inutile che venite a spiegare. Lì, Incontro con la chiara luce, parlo di viaggi fuori dal corpo, reincarnazione. Antichi maestri sono ancora vivi, parlo dei maestri Siddha. In basso Lokanath, gli yogi dell'Himalaya, ha vissuto 160 anni riconosciuti, e quindi leggetevi questi libri, sono gratuiti, potete regalare, potete andare a casa di un amico e dirgli apri il computer che ti regalo 6 libri. Fantastico. Finora, E poi vi faccio un esempio, sì. Finora, se questi libri che sono già stati scaricati fossero stati comprati, l'ammontare era superiore a 160.000 euro. Quindi l'unico guadagno che ho io è il piacere che qualcuno possa leggere. E l'idea ce l'ho avuta quando nel primo giorno di marzo hanno detto state a casa. Allora ho detto, ma voi di cosa fanno a casa? Allora ho cominciato a mettere i libri gratuitamente e potete leggerli, divulgarli, e adesso vedrò se posso aggiungerne degli altri. Fantastico, e in chiusura, questo lo aggiungo io, visto che i libri sono gratuiti, se poi volete fare una donazione a una onlus molto importante a cui ho contribuito anch'io, che è Libera Condivisione Onlus, che so che fa capo proprio a Giorgio e ci racconta un sacco di cose, possiamo dare anche riferimenti per queste donazioni? Allora, quando io andai in India 53 anni fa, ho visto che c'era gente che stava messa molto molto male, no? Allora, che cosa ho fatto? Ho creato nel corso degli anni una ONLUS, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, e si chiama Libera Condivisione ONLUS, www.liberacondivisione.org, e noi distribuiamo cibo ai poveri, alle vedove, abbiamo quello all'orfanotrofio, abbiamo un lebbrosario
a Rishikesh, sull'Himalaya. La prossima domenica, ad esempio, di gennaio, qui, i prossimi giorni, ho invitato a un'altra trasmissione che faccio, si chiama Totem su Border Nights, un mio amico che ha creato i City Angels, e ho anche collaborato insieme a degli amici a dare cibo vegetariano anche ai senza tetto che sono in Italia. Perché? Perché una volta, ecco qua, no? Si vede? Sì, Mario sì. Furlan, ecco. Sì, sì. Ma lo vediamo Una anche da volta io Border Night, vivevo, facciamo vedere l'anteprima. sì, io vivevo negli Stati Uniti e ho visto là che c'erano gli homeless, senza tetto. Ho creato due strutture, una si chiamava Home, Open Minds, mente aperta, un'altra Vegetarian International, vegetariani internazionali, e poi ho ricevuto anche la green card come residente degli Stati Uniti. Andavo semplicemente a prendere il cibo nei supermercati, d'accordo con i manager, uno yogurt scaduto il lunedì no, ma il martedì si può ancora mangiare, andavo col pulmino, prendevo la roba scaduta il giorno prima o 2 giorni prima dai supermercati dei quartieri ricchi e col pulmino andavo nei quartieri poveri. Facevo il Fantastico. trasportatore di cibo. E anche per oggi siamo arrivati alla conclusione, fra l'altro ci chiedono anche i tuoi riferimenti, sul sito trovano tutto perché ti vogliono invitare, vogliono raccontarti, giustamente ti vogliono contattare, Sì, e sì. quindi www.cerquetti.org oppure gio.cerquetti@libero.it. grazie mille Giorgio, che è un onore esserti amico. Il futuro è tuo, trattalo bene. Grande responsabilità, ma con Manuel in regia, con il nostro grande Savio che è un nostro amico in comune, noi di tanto in tanto ti chiamiamo, ti contattiamo perché dobbiamo venire a farci dare un po' una giustatina. Chiamiamo Giorgio che ci raddrizza un po' le giornate, ci raddrizza un po' la via. Giorgio ti vuole bene, infatti ho fatto su Facebook, mi trovate, Giorgio Cerquetti ti ama su Facebook. Bene, andremo sicuramente a farlo, ti seguiremo, ovviamente ti richiameremo anche per altre puntate. Grazie a Marco, Roberto, Lion, Rosario, Marina e tutti coloro che hanno interagito durante questa diretta. Vi ricordo tutti i martedì e venerdì un nuovo video e poi le dirette di tanto in tanto, ci piace farvi anche queste sorprese. Un abbraccio grande, grandissimo a Giorgio per essere stato con noi. Io ringrazio te che a 36 anni hai quella maglietta lì, guarda. Perfetto, ottima chiusura. E andiamo in sigla, un abbraccio, grazie per essere stati dei nostri.